Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi faccio vedere che cosa mi sono regalato per Natale approfittando dei Black Friday. Avevo preso due cose, di cui una è andata perduta a causa di Poste Italiane. Amazon mi ha rimborsato e spero di ricomprarla in futuro, visto il prezzo ottimo a cui l'avevo trovato in offerta. Adesso è aumentato e quindi non mi conviene più ricomprarla. Aspetteremo magari le offerte di primavera di Amazon per fare un altro po' di shopping. Ma se siete curiosi di sapere che cosa sto eh, per mostrarvi, lo vediamo subito dopo la sigla. Forza! In realtà quello che ho comprato lo state già vedendo utilizzato, lo sto utilizzando come luce principale in questo momento ed è esattamente questa, la Neewer CB200 Bicolor, quindi luce fredda, luce calda. Come mai ho preso una luce bicolor e non una luce RGB? Perché le luci bicolor sono decisamente più potenti a parità di potenza rispetto alle luci RGB e sono più versatili in determinati contesti, nel caso in cui non dobbiate esplicitamente fare videoclip musicali o scene particolari. Questa luce appena acquistata non ha una confezione, una custodia, ma si presenta solo con una, diciamo, scatola di cartone imbottita e quindi per un po' di tempo dovrò portarla in giro così. Il suo aspetto è in metallo completamente professionale, ha la possibilità di essere regolata da 2700 a 6500. Se dovessi aver sbagliato qualcosa ve lo scriverò comunque in sovrimpressione. Ha l'attacco Bowens, quindi può essere utilizzata con tutti i diffusori che utilizzano questo tipo di mount, quindi ha una grande versatilità anche per un utilizzo professionale e semiprofessionale. Il trasformatore è interno, quindi non ha un trasformatore esterno, ha semplicemente un cavo molto lungo, il che la rende molto comoda e non ci obbliga a dover utilizzare dei ganci per attaccare il trasformatore da qualche parte. Normalmente viaggia sui 60 watt di potenza, ma per utilizzarla fino a 210 watt, che è la sua potenza massima, bisogna utilizzare il pulsante boost, quindi bisogna utilizzare la seconda modalità. Ha due modalità, una modalità a piena potenza che però la fa surriscaldare molto velocemente. Surriscaldandosi molto velocemente attacca la ventola per raffreddarsi. E che cosa posso dire? La ventola è un po' rumorosa. Quando lo utilizziamo in modalità base, senza il boost, non si sente praticamente nessun rumore, quindi lo possiamo utilizzare anche per fare interviste e talking heads come sto facendo adesso. In genere quando uno utilizza la piena potenza, la luce tende a essere abbastanza distante dal soggetto che stiamo riprendendo o scattando e quindi anche in quel caso probabilmente il rumore non sarà così eccessivo da disturbarvi perché è abbastanza distante. Ha la possibilità di essere utilizzata con diversi scenari preimpostati che potranno permettere di lampeggiare e avere dei colori, cioè tra i due colori, delle sfumature per riprendere ad esempio lampi, televisione e fuoco scoppiettante, insomma più o meno gli scenari classici che si utilizzano di solito. La sto utilizzando come luce principale, come luce secondaria sto utilizzando invece un tubo sempre della Neewer, questo in questo caso RGB. Alle mie spalle invece un tubo LED, diciamo di una marca italiana che li produce, magari se siete interessati ve lo scrivo nelle descrizioni e nei commenti. È una luce ingombrante, quindi considerate sempre che dovete procurarvi uno stativo importante. Io sto utilizzando uno stativo della Wolimex per sorreggerla, magari anche un contrappeso per essere sicuri che rimane ferma in determinate posizioni. Nel caso in cui non vogliamo utilizzarla con dei softbox, c'è già incluso un foro per utilizzarlo con i classici ombrellini da fotografia e da video. E ho preso questa luce in particolare perché fa parte di un sistema, il sistema CB di Neewer, che permette attraverso l'app di poter regolare sia questa luce, come sto facendo adesso, posso entrare e eventualmente regolarne sia la potenza che diciamo la temperatura colore, in questo caso io la tengo impostata su 5600 Kelvin, ma è molto comoda perché facendo così potete gestire un intero sistema. La mia idea è quella poi di prendere eventualmente la sorella maggiore, la CB300 Bicolor o diciamo C, la RGB, la versione multicolor. Questo perché abbinandoli insieme potrei utilizzare la CB300 come luce principale e questa come luce secondaria o nella versione RGB continuare a mantenere questa come luce principale e l'RGB per fare degli effetti particolari dietro in caso di videoclip musicali, video di danza e cose del genere. Ragazzi,
può essere una ottima luce economica per poter iniziare a fare foto e video. Io l'ho pagata 191 euro in offerta, il prezzo di solito si aggira tra i 2,50 e i 2,70 e a questo prezzo praticamente è un best buy dal mio punto di vista. Ci sono anche altri tipi di luce e altri sistemi da valutare come quello dell'Amaran, ma nel mio caso ho preso la più economica, poi tendo anche molto a mischiare le luci tra di loro senza farmi troppi problemi di marche. Detto questo, se avete delle curiosità su questo tipo, su questa, diciamo, luce, potete farmi delle domande, scrivermele nei commenti e sarò ben felice di rispondervi. Se questo video vi è tornato utile e vi ha dato una mano a decidere quale tipo di luce fa per voi per poter iniziare a fare dei lavori un po' più professionali o anche amatoriali ma con un tocco in più, fatemelo sapere anche questo nei commenti. E se questo video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e condividerlo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. E come se va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!